Le 4 costole rotte, nascoste per 45 anni, sono un atto d'accusa inequivocabile. Non esaminiamo ancora l'autopsia, ma le 4 costole rotte sono un fatto oggettivo e incontrovertibile, nascosto per 45 anni. Dopo il mio primo libro, che le svelava, Giovanni Valentini, già direttore dell'Espresso, dell'Europeo e altro, si ricorda delle costole rotte di Moro. Dopo 45 anni. A queste distrazioni del giornalismo italiano siamo abituati, ma come è possibile che il legale della famiglia Moro, Giuliano Vassalli, socialista, non se ne sia accorto, non ne abbia mai fatto parola? Come è possibile? Che gli storici del Partito Comunista, uno dei quali relega le 4 costole rotte, non ne dice neanche che sono 4, le relega in una noticina, in un libro, costole rotte, ma senza interrogarsi. Ma poi osserveremo che in sede di autopsia i luminari della medicina legale capitolina dedicano alle 4 costole rotte un centinaio di parole. Allora, come ha potuto il magistrato titolare delle indagini, Luciano Infelisi, accettare un tale fatto? Qual è la ragione legale che autorizza un magistrato a accettare un tale stato di fatto, la rimozione di 4 costole rotte? E questa rimozione dagli atti giudiziari, dico da 8 processi e dagli atti di 4 commissioni parlamentari di inchiesta, si accompagna a un'altra rimozione, quella dell'esplosivo. E la presenza di esplosivo a Via Fani la certifica il procuratore capo di Roma, che non è il titolare delle indagini, ma la certifica l'agenzia AGI delle 12.09 del 16 marzo riferisce le parole di Vanni De Matteo, procuratore capo di Roma. C'era esplosivo ad alto potenziale. E questo lo afferma davanti a una quantità di giornalisti. Il fatto, questi fatti nascosti, sono un atto d'accusa a chi li ha nascosti. E non si può transigere. Ah, ma il fratello di Aldo Moro non accenna nel suo libro sul delitto, non accenna alle costole rotte. Peggio ancora, io non dubito della buona fede del fratello di Aldo Moro, io dubito di coloro i quali hanno fornito al fratello di Aldo Moro gli atti giudiziari a corredo del suo libro. Io dubito delle 2 funzionarie parlamentari che gestivano i fascicoli di Moro. Io dubito dei 12 magistrati
fra quelli che hanno sostenuto l'accusa negli 8 processi e quelli che hanno compilato i fascicoli e persino quelli giudicanti che hanno nascosto le costole rotte e l'esplosivo ad alto potenziale. E come è possibile che tutto questo, scritto e ribadito, abbia lasciato del tutto indifferente la Procura di Perugia di fronte a una mia precisa denuncia? Ecco perché io chiedo formalmente al Ministro di indagare, di ispezionare gli atti delle procure di Roma e di Perugia. La lista dei falsi e delle omissioni che io ho individuato inequivocabilmente per fatti e documenti nei miei libri è lunga. Oltre alle costole rotte e all'esplosivo ad alto potenziale, il covo di via Gradoli, il covo delle Brigate Rosse, fra 20 appartamenti del SISDE. La commissione Pellegrino se ne accorge e non approfondisce. Come è possibile? I consulenti della commissione Pellegrino hanno spiegato a Pellegrino che chiunque voglia acquistare o rogitare un appartamento che sia a fianco o vicino a uno dei servizi segreti viene passato ai raggi X. Mario Moretti e una centrale radio si collocano accanto a 20 appartamenti del SISDE e nessuno ci fa caso. Moro non fu a Via Fani. Dissero che Moro era stato ferito a Via Fani. Miriam Maffei lo scrisse su Repubblica e lo ribadì in un libro, quando è assolutamente falso. Fu tracciato un parallelo fra Via Fani e l'attentato a Martin Schleyer del 5 settembre 77. È inutile, è assolutamente un parallelo inesistente. Furono 2 attentati condotti e concepiti in maniera del tutto differente. Il primo, molto probabilmente, condotto proprio allo scopo di depistare sul secondo, per mano della Stasi, che aveva lo scopo sempre di cancellare le tracce. Un Giuda mandò la scorta, i 5 della scorta, a morire in Via Fani. Il covo di Via Montalcini, asseverato da fior di magistrati, asseverato da Carlo Alberto Dalla Chiesa, il quale però non si era accorto delle 4 costole rotte e dell'esplosivo. Il covo di Via Montalcini ho ben dimostrato che non può essere stato la prigione di Moro. Basta leggere le ragioni che ho addotto, assolutamente fondate su dati incontrovertibili, le dimensioni del covo e l'asserzione che ci fosse un gabinetto chimico nel 1978, ma hanno indagato su quali fossero nel 1978 le dimensioni di un gabinetto chimico. I messaggi duali di Moro. È mai possibile che io sia stato l'unico, dopo 45 anni,
a indagarli e a decrittare gli anagrammi. Fra tanti intellettualoni che circolano e che sproloquiano di Moro, nessuno si è avventurato. Io posso aver sbagliato, accetto critiche, vediamole, però è un fatto è sicuro, io sono stato il primo.